Che cosa bisogna fare per imparare una lingua nel migliore dei modi? Vediamo che cosa ci dicono le neuroscienze. Italiano con Eli è un canale nel quale puoi trovare molte video lezioni sulla lingua, la cultura italiana e su come imparare l'italiano in modo efficace grazie alle neuroscienze. Naturalmente, se ti fa piacere, ti invito ad iscriverti al canale, così avremo modo di sentirci ogni settimana e a me farebbe davvero molto piacere. Benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e sono una language coach. Per la precisione sono una neuro language coach. Ciò significa che applico il coaching nell'insegnamento delle lingue e allo stesso tempo ho studiato le neuroscienze e in particolar modo come funziona il cervello nell'apprendimento delle lingue. In questa video lezione condividerò con te uno degli aspetti che ho trovato più affascinanti nel mio percorso di formazione. Cominciamo dall'inizio. Hai mai sentito parlare di apprendimento implicito ed apprendimento esplicito? Vediamo insieme il significato di questi termini. Se ti facessi l'esempio di quando hai imparato ad andare in bicicletta, secondo te si tratta di apprendimento implicito oppure esplicito? Implicito, vero? Certo, perché l'apprendimento implicito è passivo, non è intenzionale, è incidentale, ovvero quando c'è apprendimento implicito non c'è uno sforzo consapevole per apprendere qualcosa. L'apprendimento esplicito è invece frutto dell'osservazione consapevole, della comprensione, della memorizzazione. È ciò che avviene tramite la corteccia prefrontale, che è la parte anteriore del nostro cervello, parte dedicata alla razionalità. I bambini imparano molto velocemente le lingue, vero? I bambini sono privi fino ai 7-8 anni proprio della corteccia prefrontale e quindi l'acquisizione linguistica avviene in modo implicito, ovvero i bambini non ragionano sulla lingua, non osservano attentamente la lingua, ma semplicemente la utilizzano. Quindi stanno utilizzando il cosiddetto performing brain, ovvero la parte che porta a fare direttamente, e non tanto il thinking brain, ovvero il cervello razionale. Quindi, qual è la grande differenza tra bambini ed adulti nell'apprendimento delle lingue? I bambini lo fanno in modo implicito, gli adulti invece in modo razionale, in modo esplicito, appunto. Uno studio molto interessante dell'Università dell'Illinois negli Stati Uniti ci dice che si possono attivare delle modalità simili a quelli di chi è di madrelingua, ma ciò dipende dal tipo di approccio utilizzato, ovvero dalla metodologia che si segue. Sappiamo che ci può essere una metodologia esplicita, come per esempio un approccio grammaticale, quindi un approccio più tradizionale, oppure ci può essere una metodologia implicita, che è quella per esempio dell'immersione linguistica. Ovvero l'apprendimento esplicito da solo non è sufficiente. Ma la domanda è: come è possibile ricreare l'apprendimento implicito per chi è adulto e magari per chi vive in un paese diverso rispetto all'Italia?
Oggi è certamente possibile fare molte più cose rispetto al passato. È possibile ricreare una situazione, anche se vivi all'estero, nella quale vieni letteralmente bombardato o bombardata dalla lingua italiana. E attenzione, non ti sto dicendo che devi comprendere ogni singola parola, che devi fare attenzione, non mi riferisco alla modalità esplicita, quanto a quella implicita, e questo è un aspetto importante. Imposta il tuo cellulare in italiano, il tablet, la televisione, qualsiasi cosa che tu utilizzi, e poi leggi in italiano, leggi senza dover cercare ogni singola parola o senza dover comprendere tutto. Tra l'altro, sulla lettura sappi che sto preparando una video lezione molto bella e tra l'altro con un ospite internazionale. Oltre a questo puoi anche ascoltare e il potere dell'ascolto è immenso. Ascolta la radio, ascolta la televisione in sottofondo, per esempio mentre cucini, mentre fai le pulizie, mentre fai la doccia oppure mentre guidi. Ascolta l'italiano anche se non comprendi tutto, anzi, anche se non comprendi neppure una parola. Tu continua ad ascoltare, ascolta, devi continuare ad essere bombardato o bombardata dalla lingua. Il tuo subconscio deve sentire la lingua e un po' alla volta, senza che tu te ne renda conto, inizierai a comprendere e a utilizzare le parole che hai sentito. Poi naturalmente c'è la parte parlata, fondamentale. Cerca il modo di praticare, trovati un partner per poter praticare, un collega, qualcuno che conosci, oppure puoi anche contattare un insegnante o un coach, in modo che ti faccia parlare, che ti faccia utilizzare la lingua nel modo più spontaneo possibile e soprattutto senza essere costantemente focalizzato o focalizzata sulla correttezza grammaticale, perché quella è la parte esplicita, ma ricorda che c'è anche la parte implicita. Questi sono alcuni suggerimenti, ma avrei piacere di sapere da te che cosa fai regolarmente o magari che cosa farai da qui in avanti. Sarebbe molto bello se nella sezione dei commenti ognuno scrivesse qualcosa o desse magari dei consigli ai propri colleghi, ai propri compagni di studio. Di cosa abbiamo parlato oggi? Abbiamo detto che l'italiano deve diventare un'abitudine e soprattutto ci deve essere un'esposizione alla lingua italiana non solo esplicita, ma anche il subconscio deve abituarsi all'italiano. Di questo e di altri 9 elementi essenziali ho parlato nella mia guida pratica, la guida pratica che ogni studente di italiano dovrebbe seguire. La puoi scaricare gratuitamente dal mio sito elisabettamacani.com. Ti è piaciuto questo video? Hai imparato qualcosa di utile? Se è così, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. Questo video potrebbe essere molto utile anche per chi studia altre lingue e naturalmente ti invito anche ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ma lo sai che su questo canale ci sono molte playlist? Per esempio ce n'è una sulle conversazioni in italiano, molto ma molto utile. Da un'occhiata. E questo elemento è... E chi si ricorda?